Domande e risposte. 2. Carlos Castaneda, I Voladores. Salve guerrieri, sono Marissa. In questo video, dedicato alle domande e risposte, finalmente chiariremo molti dei dubbi di base riguardanti i Voladores. Questi predatori inorganici e non parassiti, questo aspetto lo abbiamo spiegato nel video numero 1, continuano a generare confusione. Vengono infatti spesso scambiati per molti altri tipi di esseri inorganici o associati impropriamente ad altre tradizioni. Ma procediamo con ordine. Mi rivolgo subito a coloro che sono nuovi dell'argomento e hanno aperto il video perché hanno trovato nel titolo la parola Voladores. Noi abbiamo già realizzato una playlist di ben 8 video di cui trovate il link in descrizione. Tutti con una parte di testo originale scritta da Castaneda stesso e riportata dall'autore Armando Torres e tradotta dalle edizioni in lingua inglese e spagnola, perché le edizioni in italiano presentano delle imprecisioni o adattamenti o, come nel caso dei Voladores, addirittura un paragrafo mancante. Noi ci siamo basati solo su quanto riportato da Castaneda, che a sua volta si rifaceva alla conoscenza degli sciamani dell'antico Messico. Infatti, i Voladores sono stati visti da loro non da altri che li associano a tutta una serie di altre entità, generando una bizzarra confusione. Ma di tutto ciò noi abbiamo già parlato ampiamente e senza omettere nulla, e non mi dilungherò oltre rimandandovi ai nostri video precedenti. Vorrei solo far notare 3 punti importanti in base ai commenti ricevuti. 1. La difficoltà di applicare i metodi per allontanare i Voladores. Quando abbiamo riportato tutti i metodi per allontanarli, molti hanno storto il naso, chiedendo se ci fosse qualcosa di più rapido, come una meditazione o una formula, o se non si possa risolvere tutto utilizzando l'amore. Il problema è che i metodi descritti da Castaneda, come lo stato di assombro o stupore o la disciplina, o quando Don Juan, per permettere a Carlos di vedere il Volador senza essere predato, gli ordina di entrare nello stato del silenzio interiore, in modo da non addormentarsi e di vedere dall'oscurità impenetrabile, ovvero l'impenetrable oscuritad, possono sembrare senza senso per chi non ha mai letto i libri, o peggio, non ha mai praticato nulla di tutto ciò. Si tratta di una conoscenza pratica e ci vogliono anni di dedizione per arrivare a risultati apprezzabili. La mente del Volador torna se non si mantiene la disciplina, va e viene, dice Don Juan. Se reggete abbastanza, se ne andrà per sempre, altrimenti ve lo terrete fino alla morte. Questa è la verità, non bisogna girarci intorno, non ci sono vie di mezzo. Gli sciamani erano gente pratica, diretta, sobria e non buonista, o falsamente accomodante come alcune religioni. Non usavano miti o simbologie. Quando dicono che sono umili e impeccabili, non lo dicono in senso religioso o morale, ma stanno dichiarando che risparmiano energia per un fine che non coincide spesso con quello che nel mondo dell'uomo comune può avere un qualche valore. Non mi stancherò mai di ripeterlo, allontanare il Volador è un punto di arrivo della complessa conoscenza pratica degli sciamani del Messico, non l'inizio. Si tratta di qualcosa in cui vi dovete impegnare, che vi fa cambiare totalmente la vita, qualcosa che vi inimicherà tante persone, perfino gli amici più stretti o i parenti, perché non capiscono cosa fate e perché.
qualcosa che richiede di togliere i consensi e molti di voi non sono disposti a farlo. 2. Il problema di togliere i consensi. Per esempio, togliere l'assenso dato per noi ai voladores da parte dei genitori. Non bisogna onorare accordi ai quali non abbiamo effettivamente dato il consenso, cioè a farci mangiare perché inconsapevoli. Questa parte è come rimossa dalle vostre menti. Stranamente pochissimi hanno avuto il coraggio di farsi avanti o di fare domande o raccontare la propria esperienza diretta. Guai a chi tocca la vostra mammina, vero? Non sia mai che una madre possa aver sbagliato. Eppure Don Juan usa questi termini con Carlos, lo mette alle strette, sempre, in un modo che molti giudicherebbero spietato. Perché mi fai questo, Don Juan? Chiede petulante Carlos quando lo pone di fronte alla sua importanza personale. Ma questo era il vero Don Juan, sarcastico, mordace e perfino scurrile all'occorrenza, non quel vecchio saggio e buono dalla frase fatta come un Socrate messicano che qualcuno ha cercato di propinarvi. Vi hanno insegnato a vedere i genitori come figure sacre e intoccabili, che hanno fatto tutto il bene per voi. Eppure anche la psicologia moderna insegna a staccarsi dalle figure genitoriali in età adulta, sempre, senza eccezioni, soprattutto in casi di abusi e traumi. Credo che questo atteggiamento sia esasperato anche da un'idea attualmente diffusa attraverso i media di esaltazione del tempo che fu, negli anni dell'infanzia e della giovinezza, dove il ricordo diventa ovattato, felice, edulcorato, tutto è genuino, tutto è amore e condivisione, perfino gli schiaffoni e le urla di mamma e papà, o al contrario i silenzi, il distacco emotivo e le punizioni. Tutto ciò viene giustificato nel ricordo, tutto diventa corretto per educare. Pensate al mito dello zoccolo della madre che vola. Vi dico sottovoce la verità. In molti abbiamo subito violenza psicologica e vissuto in famiglie disfunzionali. Non era per educare e crescere sani, equilibrati. I nostri genitori stessi soffrivano di disturbi e avevano avuto figli e una famiglia perché imposto. Non nego che anche loro fossero vittime, inconsapevoli a loro volta. Tutto ciò era per renderci docili, come pecore, dice Castaneda, e questo fa parte del piano del volador, del modo in cui manipola attraverso la mente installata, anche facendo ricordare quel vissuto con scariche di emozioni, di belle sensazioni, di appartenenza e sicurezza, affetto e nostalgia, ci rende remissivi e ci fa produrre fiammate per alimentarlo e la patina della nostra consapevolezza diminuisce. Dopo ci sono quelli che, vedendosi toccate le figure parentali o i valori religiosi tradizionali, addirittura danno del truffatore o del parassitato a Castaneda, ma poi aggiungono che il volador esiste. E a quel punto, onestamente, vista l'inconciliabile contraddizione, non è più possibile conversare. A quelli invece che ancora stanno a tergiversare sui sensi di colpa o dubbi religiosi o riguardo alla lotta contro le religioni imposte, sappiate che, al di là che è sempre il volador a parlare,
Don Juan diceva in tal proposito che non c'è tempo per i conflitti come questi, perché bisogna riversare tutto il tempo nell'essere degli impeccabili guerrieri, nel senso che non basta mai il tempo, perché sprecarlo in questo modo? 3. Qualunque entità che preda l'uomo può essere chiamata volador? No. Purtroppo la denominazione voladores è diventata meccanicamente sinonimo di parassiti, in bocca a persone saccenti ed ignoranti. I voladores sono solo una tipologia di inorganici, cioè di esseri senza un corpo biologico ma dotati di coscienza. Una coscienza spesso più antica, oscura e pesante e di gran lunga superiore a quella dell'uomo, perché loro quella cercano continuamente di accrescere, mentre l'uomo in genere non sa nemmeno di avere qualcosa come una consapevolezza da accrescere che è sua e gli viene tolta. Di questi esseri nell'universo ne esistono un'infinità di tipi, per cui se degli studiosi ne hanno classificati altri con caratteristiche peculiari e altri nomi, va benissimo così, ma non li chiamate tutti voladores. Qui mi fermo e passiamo alla vera e propria domanda fondamentale. I voladores si nutrono della nostra energia? Non proprio, così è troppo generico. Quelli che vogliono atteggiarsi a spirituali dicono per intimorirti e magari farti seguire una loro meditazione guidata e simili: stai attento, i parassiti ti prendono l'energia. E chissà perché facendolo sembra che assumano l'atteggiamento genitoriale di chi si preoccupa per te. I voladores, come qualsiasi altro essere nell'universo, devono alimentarsi, è vero, ma non avendo un corpo biologico, essi si nutrono di una particolare energia che gli sciamani chiamano consapevolezza. I concetti di consapevolezza o coscienza dei veggenti dell'antico Messico differiscono molto da quelli dell'uomo comune. I concetti attuali derivano dalla filosofia antica e moderna, accentuati dalla religione. È una componente morale che riconosce la differenza tra male e bene. Per esempio, nel caso di un uomo che ferisce un'altra persona a livello fisico o interiore con crudeltà, si dice che non ha coscienza né consapevolezza. Inoltre, si tratta di un qualcosa di astratto, spirituale, ed è fissa negli esseri, o addirittura un qualcosa che si accresce sempre di più con l'esperienza, l'età e lo studio, eccetera. Per i veggenti non è così. Essi videro che la consapevolezza era una forma di energia che a loro appariva come particolarmente brillante, una capa brillante de conciencia por fuera del capullo luminoso, cioè una vera e propria componente del corpo luminoso dell'uomo, visibile per chi sa vedere, non una componente morale e astratta, cioè uno strato esterno aderente al bozzolo luminoso che lo avvolge in maniera plastica. Don Juan dice una cosa particolare che nelle versioni italiane fu travisata, cioè l'uomo ha questo strato luminoso di consapevolezza esternamente, mentre gli altri esseri lo hanno internamente. Questa peculiarità rese l'uomo una facile preda per il volador, che venne apposta dalle profondità del cosmo. Qui vedete l'animazione, dove abbiamo cercato di rappresentare questo strato in maniera esemplificativa. Il fatto
che il volador si nutra di questo strato luminoso della consapevolezza genera un gravissimo problema, cioè che questa glowing coat o strato luminoso diminuisca con il tempo. L'uomo nasce con uno strato completo. Un neonato nasce con lo strato luminoso che lo avvolge interamente. Purtroppo, durante la crescita, viene consumato dal volador e scende, fino in età adulta, ad arrivare alla punta dei piedi. Non so se si capisce bene quanto la situazione sia grave. In altre parole, è come se ci mancasse quasi interamente una parte di noi, quella che ci renderebbe esseri capaci di manovre percettive tremende, diceva Don Juan. I voladores ci tengono appena in vita. Come fa il volador a predarci? Ci induce a provare delle forti emozioni, positive o negative, fa lo stesso, che generano delle fiammate che vanno a danneggiare e diminuire lo strato della consapevolezza. Cosa bisogna fare? Fare tornare la patina alla sua dimensione naturale e non farsi più potare. Sottolineo che questo è un discorso che è come se scompare dalla mente di molti. Bisogna far salire la patina, ve lo ripeto. Non è un generico riprendere l'energia o risparmiare energia in maniera impeccabile. No, è un qualcosa di molto più specifico. Ripeto, bisogna far salire la patina luminosa. Se volete riuscire, è necessario trovare un vostro metodo per controllare se la propria patina è salita. Se riuscite col vedere sarebbe meglio, altrimenti va bene qualunque altro metodo, basta che funzioni. Noi abbiamo il nostro. Se volete ne possiamo anche parlare nei commenti sotto al video. Una raccomandazione: se anche riuscite a far salire la patina, quindi riuscite a non farvi potare a lungo, può capitare che, se cedete, la patina possa di nuovo scendere. A noi è successo tante volte. Si torna indietro ad ogni errore. Sì, è un gioco spietato, ma vale la pena di giocarlo. Non ponete l'attenzione sul volador. Concentratevi su voi stessi, su come ci si potrebbe sentire e cosa si potrebbe fare con una patina molto più alta. Gli sciamani dell'antico Messico dicevano che lo strato luminoso della coscienza è come un albero. Se non viene potato, raggiunge le dimensioni e la massa naturali. Quando la consapevolezza raggiunge i livelli più alti delle dita dei piedi, tremende manovre percettive diventano all'ordine del giorno. Tratto da Il lato attivo dell'infinito, capitolo 16, Ombre di fango. Come far salire la patina luminosa della consapevolezza? Per prima cosa, con la disciplina, che è l'unico deterrente, e poi con l'asombro, in modo da rendere per loro la vostra patina luminosa insipida. E per tutto il resto vi rimando alla visione degli 8 video precedenti dove abbiamo tradotto le esatte parole di Castaneda. Bene, questo video termina qui. Tra pochi giorni ne pubblicheremo un altro riguardo ai voladores, con le risposte a queste 2 domande volutamente provocatorie. I voladores possono essere comparati ai demoni e ognuno ne ha uno personale? Ringraziamo tutti
in particolare chi si abbona al canale per la fiducia dimostrata. Buona pratica a tutti!